E salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video della Garage Inc. Come ben potete vedere dal titolo, oggi sono qui per fare un secondo episodio di Sifu. Il primo mi è veramente piaciuto e da come ho visto è piaciuto anche a voi. Il gioco mi ha gasato tantissimo, infatti non vedevo l'ora di farne un secondo episodio in vostra compagnia. Ma prima di lasciarvi al gameplay voglio salutare alcuni dei miei più cari iscritti, ovvero saluto Mr. Tizius, saluto Emanuele_Chiaro e infine saluto Marco Mercolino. Vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina se volete rimanere aggiornati sui prossimi video. Buona visione! Ed eccoci qui davanti alla schermata della seconda zona del gioco, il club. Questa zona non l'ho mai giocata e per questo, differentemente dallo scorso episodio, quest'oggi non andrò a fare una serie di prove di questa zona per vedere se riesco a superarla e per vedere quindi se sono competente a giocare a questo gioco senza morire troppe volte, quindi perdere troppi anni di età. Ma questa volta andrò a registrare e a pubblicare il mio primo tentativo per rendere l'esperienza e il video il più autentico possibile. E mi auguro di non morire troppe volte, ma se ciò dovesse accadere, allora in futuro riandrò a provare questa zona e andrò a rimediare ai miei peccati. Nel caso, scusatemi se gioco veramente male. Io direi di iniziare questa fantastica zona che vedo bella luminosa, bella intrinseca di nemici e di minacce. Ebbene, andiamo subito al dunque, andiamo a vedere se c'è qualcuno da poter menare per riprendere un po' la mano, poiché è da un bel po' di tempo che non metto mano a questo gioco. Attenzione, qui sono veramente tutti infuriati. Più o meno dall'ultimo video che non gioco a questo gioco, e devo dire che mi sono accorto dall'ultimo episodio, attenzione, queste mosse non mi sono tanto gradite, però non ci ha fatto danno e questo ci fa immensamente piacere. Ed eccoci qui, siamo entrati nel club, siamo dentro, e allora andiamo, non possiamo fare altro ormai. Siamo dentro, non possiamo fare altro. Ovviamente se la situazione si metterà particolarmente male andrò a ristartare la zona. In realtà non è vero, non lo andrò a fare, almeno mi auguro che non mi venga questa intenzione. Allora, una bella arma ci serve, anche perché dall'ultimo video abbiamo potenziato come non mai la durata delle armi e questo ci sta facendo troppi danni per i miei gusti. Abbiamo potenziato tantissimo la durata delle nostre armi, quasi al massimo, e quindi l'arma ci può salvare la vita. Questo gentiluomo lo vedo indifeso, in realtà non ci ha per nulla attaccato, ma io direi comunque di prenderlo a botte per ringraziarlo, perché mi serve della vita e lui è una preda facile in questo mondo. O si sopravvive o no, non si sopravvive, può succedere a volte. Un corridoio per adesso vuoto che ci fa piacere, poiché meno sono i nemici e meglio è. Ci stiamo inoltrando in una zona affollatissima. Eccoci qui. Io mi auguravo che non avrei dovuto prendere a pugni tutti, però hanno piuttosto poca vita e non mi sembrano tanto svegli e scaltri rispetto al buttafuori. Buono così, l'arma ci fa solo godere e piacere. Inoltre ho notato che nello scorso episodio non ho tanto utilizzato la schivata, utilizzo sempre la parata perché mi piace molto di più come meccanica e non sono tanto abituato alla schivata, ma la schivata ci può salvare la vita perché ci permette a volte di evitare i danni alla statura e noi è solo questo che vogliamo, è per questo che ci alziamo la mattina e andiamo a lavorare e lottiamo per un mondo migliore. Un bel calcio tra le gambe, non fa mai male, una bella bottiglia di birra che ho lanciato all'altro, ho fatto un'ottima parata, ecco, una schivata sarebbe stata più gradita. Inoltre ho notato che oltre... palla finita, per piacere amico mio, ok, non rimane che lei. Ok, una specie di boss, un mini boss almeno penso.
Però mi fa veramente dispiacere questo fatto, perché non avrei preferito una bella arma per affrontare questa boss fight. Ecco, un'altra cosa di cui mi sono accorto nello scorso episodio è che non guardo, non faccio caso per nulla alla barra in basso a sinistra, che è fondamentale per salvarmi in situazioni di particolare pericolo come questa, dato che questi avversari sono particolarmente folli e guarda, hanno una barra della resistenza notevole, però ce la stiamo facendo. La schivata, devo dire, è una meccanica che mi serve, è fondamentale. Non l'avevo sottovalutata rispetto alla parata, ma non se ne può fare a meno, non se ne può per niente fare a meno. Ora, io direi prendiamoci un'arma che è fondamentale, se no qui arriviamo a 40 anni a fine zona. Già sono arrivati altri gentiluomini, manco il tempo di prendere la birra che me l'hanno levata dalle mani. Ok, calma ragazzi, uno alla volta come sempre, belli ordinati, eccoci qui. Si è pure infuriato, non gli abbiamo dato nemmeno una bella sberla in faccia. Vabbè, ora rimediamo subito. Questi nemici, devo dire oltretutto, che hanno un vigore, oltre che una voglia di fare, incredibile, quindi mi spammano tutte le mosse possibili ed esistenti, ma hanno una barra della vita notevolmente più grande rispetto a quelli della scorsa zona. Ci sarà qualcosa che posso lanciare, ovviamente, no? Mi auguro. E che è successo? Una zona di fumo, siamo quasi per essere morti, ma noi non demordiamo fino alla fine. Ecco qua la schivata, devo dire, mamma mia, utilissima. Non ce l'avrei mai fatta senza. Attenzione, mi rincorre ovviamente, giustamente. Dai che sei andato giù. E abbiamo perso la nostra prima morte. E che facciamo? Ristartiamo? Certo che non ristartiamo. Deve essere autentico il video. Devo perdere, questo è il senso del video. E quindi a ferrarma non ne sarei capace, devo dire, non ne sarei capace. Qualche meccanica un po' più semplice, un po' più edge per quelli un po' in erba come me, meno esperti. Costo 2 barre, ad avercele 2 barre sarebbe stato molto interessante. Infatti io tengo un'altra tecnica. Aspetta, però io devo fare, c'era una che non avevo fatto l'acquisto definitivo, infatti ora non ce l'ho più. Io mi ricordo ne avevo una, o era questa? No, questa ce l'ho definitiva. Che avevo comprato che non avevo definitivo? Da quanto ho capito, molto probabilmente se non faccio lo sblocco definitivo non mi durano per le altre zone. Allora, questo no, ma sono tutte troppo... focus ginocchiata. Fono sulle ginocchiata. Cioè, focus ginocchiata, 500 di esperienza. Ottimo, una barra, quello che abbiamo, non di più, niente di meno. E poi dopo lo andremo a sbloccare definitivamente. Perché se no, qui perdiamo solo esperienza. Facciamo troppe chiacchiere e meno distintivi. Ok, vabbè, lui l'abbiamo praticamente distrutto. Guarda un po', se non ci doveva far perdere una vita quando gli mancava così tanto di barra di resistenza. Qui ci sta altra gradita gente a cui poter sfogare, su cui poterci sfogare, ma non lo so se è il caso o non è il caso, però una la prendiamo in modo stealth, quindi senza farci troppi problemi, solo che sono arrivati altri 50 di loro. Ora non so se ecco, non mi è proprio piaciuta questa idea di andare a prendere a pugni questa gente, solo che io penso che comunque l'avrei dovuto fare. Non so se era presente un'altra strada. Ecco, vedi la schivata, non mi viene proprio... pure questo ad esempio, il fatto di questa barra non me ne accorgo mai. Questo è grave, rimedierò ai miei errori. Attenzione, questi calci non mi piacciono, soprattutto in zone ad alto tasso di zone pubbliche come queste, zone dove bisogna rispettare un certo decoro. Uno deve pur meno male che siamo messi non bene. In realtà non siamo per niente messi bene, perché la nostra vita è veramente poca. Prendiamoci una birra, che è l'unica cosa abbordabile, gradita in questi momenti di fortissima tensione. Peccato che lui proprio non penso che potevamo evitare di... Cioè, non penso che potevamo non farci notare da questo gentiluomo, che secondo me è il più forte tra questi tre. Infatti questi hanno veramente poca barra di resistenza. Mamma mia, con la testa contro il gradino, cioè contro il muretto, proprio senza pietà. D'altronde ci hanno bastonato, ci arrivano pure le birre addosso, ottimo. Le bottiglie di vetro, mamma mia, che violenza in questa zona.
attenzione, andiamo un attimo. Ah, ottima schivata, mi è piaciuta questa. Ah, sì, meno male, possiamo ancora risalire, possiamo ancora aumentare la nostra vita. C'è ancora... E poi ho notato, devo dire la verità, che ho notato che anche se io non faccio la combo, a volte, ora, c'è la statuetta, non me ne ero per niente accorto. Cioè, ma mi fa il free refill se non sbaglio di vita, eh? Allora, come vedete ho la durata delle armi al massimo. Il problema è trovarla un'arma ed effettivamente mi sono reso conto che non è stata una scelta così saggia potenziare solo la durata delle armi, perché poi se non le trovo e se trovo solo bottiglie di vetro non è tanto utile. Vediamo qualcos'altro che può stuzzicarci e vediamo se ci fa piacere avere qualche upgrade diverso. Allora, aumentiamo la vita, aumentiamo la salute all'atterramento, che ora non ho ben chiaro, e possiamo aprire anche l'albero delle abilità. Vediamo, 795 di esperienza. Meglio di no, meglio evitare di utilizzare l'esperienza ancora. Però la barra del focus in più, non lo so, mi ha quasi convinto. Riacquisizione focus, dopo aver deviato parato con successo, questa è fondamentale, quasi quasi la prendo, o la vita, non lo so, sono indeciso, però io prendo il focus perché non posso farne un altro ovviamente, peccato. Io prendo il focus, ci fa ritornare a full vita, e questo è grave perché vuol dire che prima avrei potuto farlo e non l'ho fatto. Non possiamo salire sullo stage. Possiamo passare di qui? No, infatti avevo immaginato che l'unica soluzione sarebbe stata quella di andare da questa parte. Penso che nemmeno di qua possiamo passare, infatti. C'è bisogno del codice che noi ovviamente non possediamo. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere, qualche collezionabile, dato che nella prima zona li ho raccolti praticamente tutti durante quei tentativi andati molto male, come andrà male più o meno questo, di superare la zona. Andiamo qui, già ho visto una birra che è graditissima, mamma mia, l'ho steso completamente, ottimo, non c'è niente che possiamo prendere, niente che approfondisca la lore di questo gioco, e qui c'è gente però. Allora, iniziamo con stendere uno così, con un colpo, questo lo vedo particolarmente arrabbiato. Ora non so se mi conviene più utilizzare la schivata o la parata, però io penso che alcune volte la schivata, la parata sia obbligatoria, ovviamente. Non so bene quando ancora, però eccoci qui, siamo già per essere massacrati dopo 10 secondi che sono entrato in questa zona, abbiamo già quasi perso una vita. Se stendo questo però, dai, per favore fatemi... ok, bene così. Bene così, tengo già una barra del focus di cui non me ne ero accorto che era piena. Voglio provare a riempirle tutte e due perché voglio vedere se la tecnica che faccio a 2 barre è veramente qualcosa di letale. Questo l'abbiamo mi sa steso senza il bisogno di fare la grande tecnica particolarissima che ci fa guadagnare vita, ma anche senza, da quanto ho capito, la guadagniamo. Ora, come state vedendo, penso, e come un po' era vediamo 2 obesi là in fondo che sono piuttosto preoccupanti, poiché quelli della prima zona già erano veramente difficili, o meglio, toglievano tantissima vita a colpo. Questi me li immagino veramente sgravati. Come potete vedere, mi fermo un momentino e poi subito riprendo. Ci sono varie soluzioni, diciamo, varie possibilità di gioco, vari metodi di approccio, quindi o entriamo così, sfondiamo tutto, prendiamo a pugni, a calci e poi alla fine veniamo distrutti e disgregati varie volte, oppure c'è l'opzione dialogo, che non è quella preferibile per questo gioco, anche perché secondo me comunque in alcuni casi qualsiasi cosa dici, secondo me il combattimento non si può evitare. A volte secondo me si può evitare, a volte no, però io preferisco entrare così, far parlare i pugni e i calci più che i fatti. Siamo messi malissimi a vita, però la birra sotto al tavolo è stata secondo me la cosa che mi salva. Mamma mia, ma quanta... Cioè non gli tolgo niente di resistenza, sono talmente pesanti che resistono a qualsiasi cosa, non c'è niente che possa fare per... Mamma mia, ho visto la morte in faccia e mi sa che la rivedrò molte altre volte.
Attenzione, non l'abbiamo... mai dire mai, mai dire mai. Certo è solo la morte. Ed eccoci qui, un bel pugno, un bel pugno, un bel pugno di questi e siamo volati, siamo che KO. Vediamo se possiamo, ora che abbiamo 2 barre di focus, ci dobbiamo... aspetta però, devo sbloccare la definitiva, se no qua questa la perdo, sblocchiamo la definitiva. Forse però comunque una tecnica a 2 barre ce l'ho di focus, quindi non dispero. Vabbè, perdere 2 anni di età, non so a che punto sto della zona, secondo me è ancora all'inizio, però ci sta, penso, per la prima volta. Per non ristartare miliardi di volte non riuscivo manco a parlare. Attenzione, mi stava per grabbare il ciccio. Spazzata, la spazzata secondo me è la meglio cosa rispetto al colpo accecante. Avrei dovuto fare questa, infatti avrei dovuto fare la spazzata le scorse poco fa, le altre volte che ho utilizzato in questa zona la barra focus. Che è una zona dove niente c'è e nulla tange. Non so che ho detto. Allora, non c'è niente da raccogliere, nessun indizio. Andiamo avanti, apriamo un'altra porta. Le scommesse sono chiuse? Perfetto, ora vi do a tutti e 2 un pugno dietro la nuca e la sistemiamo. Invece no, sono state molto più scaltri. Scusatemi, non ho capito bene quanto danno mi hanno fatto, cioè non è possibile, cioè mi hanno fatto... No, 2 anni di età! Madò! Siamo a 27 ragazzi, questa zona non la finiamo molto probabilmente. Ma mi hanno devastato, 3 calci, 3 pezzi di vita, cioè 3... Mamma mia, mi hanno distrutto. Sono senza parole, focus doppio affondo, ma ad arrivarci a 2 barre di focus, se qua a 3 colpi muoio. La vedo un po' difficile, lancio invertito, no, il lancio non è cosa mia. RT ed L, così si fa il lancio invertito, non ho capito. Muti a catena? Io semmai la sblocco questa abilità, perché un po' mi ha convinto. Voglio provarla e vedere come mi trovo, ma questa l'ho sbloccata definitiva. No, figuriamoci, no, devo riempire altre 2 tacche, ma è un dispendio di esperienza esagerato. Qui, eccoci qui, 27 anni, vediamo se ci sono dei cambiamenti. No, si rialza fresco e tosto, sì, come non mai. Eccoci qui, stendiamo anche quest'altra che è stata molto più no, stavo scherzando, è stato molto più facile rispetto alla precedente che mi ha colto alla sprovvista e mi ha devastato. Non si è però ancora abbassato il counter delle morti. Finalmente un'arma, e già l'arma ci svolta la partita, ci svolta la zona. Allora, uno dei 2, vediamo chi beccare però non perdiamo tempo, che su questo gioco il tempo è denaro e anche barra di statura in questo gioco. Ok, abbiamo devastato questo ragazzo, ma col bastone è tutta un'altra cosa, io continuo a ripeterlo, è proprio tutto un altro gioco, c'è poco da fare. Dobbiamo scendere? Ma si stanno già prendendo a pugni, non so se è veramente necessario. Non so se si tolgono veramente vita e ci fanno questo grandissimo piacere. Io non penso così tanto. Infatti stanno più energici che mai. Quest'altro però è di facili usi e costumi. Ha veramente poca vita. Si fa tutto rosso lo schermo se questo ci schiaccia a terra violentemente, c'è poco da fare. Prendiamo di nuovo l'arma, che qui siamo in una zona particolarmente dispendiosa di vita. Un'altra brutta notizia oggi. Vediamo se almeno quest'altro lo conciamo per le feste. E invece no, perché si deve anche infuriare, come se non bastasse la presenza di quest'altro uomo, che vedo bello carico, anzi carichissimo, con tantissima vita, mentre io sto no, però tengo il counter 2 anni, ma com'è possibile? Ho perso un'altra volta, siamo a 30 anni mi sa. No, però ha preso pure l'arma, è finita, è totalmente finita, mi devo arrendere al Dio migliore. Vabbè, però abbiate pietà di me, siamo a 3 di counter.
Sono a tanto così da ristartare la zona, ma non lo faccio. Non lo faccio perché devo apprendere un'importante lezione, che non è mai finita veramente. C'è sempre tempo. E poi per il popolo del web e per i miei carissimi iscritti questo ed altro. Effettivamente non... più danni e meno salute. Più danni e meno salute può essere positivo ma anche molto negativo, dato che la vita la perdo velocissimamente. Però, eccoci qui. Almeno il counter è sceso a 1. Ringraziamo a Dio. Il bastone già si è rotto perché giustamente mi dovevo abbandonare, se non nel momento più difficile. Dai, questo forse l'abbiamo però sistemato. Meno male, secondo me si può ancora fare. Ma dove dobbiamo... Ah, abbiamo cambiato, c'è stata una transizione così particolare. Si è aperta subito una via dove poter transitare. Entriamo in un'altra porta. Ok, siamo contro, penso, l'uomo più arrabbiato di sempre. L'uomo più arrabbiato di Sifu. Che vedo bello preparato a livello di arti marziali. Dobbiamo riempirci al più presto la seconda barra di focus, se no veramente questo focus non c'è mai quando serve, a quanto pare. Sì, ok, ho capito, caro amico mio, che tu ne sai più di chiunque altro, ma io non ti comprendo. Però ecco, non sta andando così. Aspetto a dirlo, che sennò me ne pento poi alla fine. Però non stava andando così male. Ah, doppio calcio volante? Calcio così, spazzata? Una mano infuocata che mi spezza qualsiasi osso. Dai, la barra della resistenza sua sta quasi a metà. Sembra sempre che sia ferma, che non aumenti. Sono quasi alla seconda barra di focus, ma io non riesco manco ad avvicinarmi al mio carissimo amico qui a fianco, che mi sta per far perdere altri 2 anni di vita, ma poco importa, perché noi non ci arrendiamo e non demordiamo. Devo dire che rispetto all'ultimo episodio, secondo me un po' sono peggiorato, ma in realtà sto riprendendo confidence. Allora, attenzione, questa è una schivata che mi fa più che piacere, perché non avevo perso manco una vita contro il King. E quindi, passa allievo. Posso accedere direttamente al burning. Buono. Ce lo teniamo e ce lo godiamo. E quindi ora possiamo aprire ovviamente la famosissima stanza, che ci porta in un'altra stanza ancora più famosa, con altre 2 porte. Importantissime, di ottima manifattura. O andiamo davanti o andiamo a sinistra. Io non ne ho la più pallida idea di dove andare, ma se vedo che qui c'è il meccanismo dello swipe per la carta elettronica, vuol dire che questa stanza è una stanza inutile, futile, poco importa, perché la puoi aprire anche senza. Solo che io non penso che puoi attraversare questa zona senza card, quindi non lo so, non so che dire. Apriamo quest'altra. Non c'è niente che posso prendere? Non c'è proprio niente, perché fino ad ora non ho preso nemmeno un oggetto della lore, quindi non lo so. Vabbè, facciamo swipe, entriamo. L'unica cosa che un po' mi dispiace è che in questo gioco non c'è la possibilità di tornare indietro, quindi se apre una porta è aperta, però cioè è aperta, poi è chiusa e poi non si può più riaprire. Però aspetta, il manganello, il bastone di metallo, quello è leggendario, mamma mia, tum. Oddio, questi sono veri boxers. Ok, uno l'abbiamo sgozzato. Dove è finito il mio tubo? Non lo so, il mio tubo d'acciaio. Sì, caro amico mio, però io... Come è successo? È successo tutto troppo in fretta. Veramente eravamo a un passo dal full vita, da ritornare in forze, a riprendere il nostro vigore. Che possiamo prenderci? Allora, questo l'abbiamo preso definitivo, quindi siamo senza pensieri, siamo senza problemi. Vediamo se teniamo qualcos'altro che ci può gustare a livelli estremi. Tieni premuto. Questa è una meccanica della parata più il contraccolpo. Fantastica, non so come ho fatto a non notarlo prima. Questo ci svolta, io qui lo dico, qui lo nego.
questa ci svolta, questa meccanica ci svolta il game. Solo che mi devo ricordare che devo premere Y ogni volta che mi bastonano. Vediamo, vorrei metterla anche in atto. Vediamo, e non me la fa mettere in atto però, cari amici miei. Per niente. Ah, attenzione caro amico. Ho capito che cosa vuoi fare con quei guantoni, ma non te lo farò per niente fare. È stato veramente semplice con questo bastone d'acciaio, anche se ho perso una vita poco fa. Ma refill della vita, anche se alla fine l'avevo ora riacquisita tutta. Vediamo che possiamo fare con questo punteggio di 5614. Allora, a 40 anni, forse è meglio se potenzio questo, perché a 40 anni non so se ci arrivo o non ci arrivo. Cioè se riesco a non arrivarci entro questa zona o ci arrivo. Aumenta il recupero di focus dopo aver deviato parato, questo è ottimo. Aumenta guadagno di istruttore per schivate effettuate con successo. Schivate con successo non le so ancora fare proprio. Non che le parate le sappia fare perfette, ma un po' meglio mi sento di saperle fare. Vediamo qui che troviamo. Ah, tra le fresche e le frasche. Vabbè, un tubo di piombo ristrutturato in perfette condizioni, usato come nuovo, il cui prezzo di mercato attualmente su Vinted e Wallapop è di circa 30-40 euro, ma con caricatore originale e scatola originale il prezzo sale. Nella stanza buia, siamo nella stanza buia dove non vedo nulla. Eccoci qui, è ritornata la luce e in fondo vedo. Fatti avanti, dovrai dimostrare il tuo valore. No, qua si sta mettendo sempre peggio. Mamma mia, che schivata, proprio all'ultimo. No, questa la devo seccare subito, che sennò gravi conseguenze mi aspettano. E però girati verso, esatto, abbi la cortesia di voltarti verso chi ti fa più dolore, chi ti fa più male. E fa male da morire. Eccoci qui. Una bella bastonata, questo tubo di piombo. Ti prego, non abbandonarmi adesso che sto contro. No, mannaggia. Però noi non ci arrendiamo, perché con la spazzata potente ci possiamo riprendere e possiamo anche infierire. Quindi è ottimo, veramente good. No, però sono 30, sbucano, sono centinaia di porte e non lo so. È difficile da comprendere come si faccia a risolvere una situazione del genere. Non ho niente da fare, da potenziare, perché non riesco a sopravvivere per più di 2 minuti. 33 anni, gli anni passano e la vecchiaia si fa sentire, c'è poco da dire. Hanno questi bastoni no, abbiamo perso il bastone di piombo. E ora come si fa? Ci prendiamo quello di legno, c'è poco da dire. C'è veramente, c'è pochissimo da dire. Eccoci qui. Mamma mia, stecchito a terra come non mai. Un'altra delle mie migliori mosse, penso. Schivo velocemente, ma ho visto qualche arma di grosso calibro nell'altra stanza, perché questi bastoni di legno non sono per quelli del mio rango, con le mie doti. Ok, quest'altra l'abbiamo stesa, eccoci qui, perdiamo sempre una vita e poi tutto si risolve per il meglio. Alla fine tanto dispendio di energia per niente. Il mattonellone però io me lo prendo per lanciarlo a distanza e fare un po' di effetto sorpresa. Ma se io salgo e vado ai piani alti da coloro che guidano questo mondo, mi stava aspettando il caro amico mio, ma io mi sa che sotto non potevo passare se non affronto prima questo carissimo amico. E mi ha atteso una bellissima imboscata, ma se lo butto giù, mamma mia, gli ho rotto la spina dorsale e ho perso quasi tutta la vita. Anzi, mi correggo tutta. Mi ha abbassato il counter, mamma mia, ringraziamo sempre i creatori di questo gioco e questa meccanica che veramente a me è gradita. Mi fa perdere sempre 4-5 anni a volta, però quando deve si abbassa, e questo è l'importante. Posso andare ovunque, è diventato improvvisamente un open world, o forse mi sto solo confondendo molto, infatti passo per la porta principale. Un altro bel tunnel che mi porterà alla fine di questa esperienza videoludica. Andiamo a destra, come... no, se mi fai un effetto scenico di questo tipo, io ho già capito che qui non ci passo. Questo bastone di ottima... allora, vediamo che si può fare contro di lei. Ben poco, perché abbiamo già perso l'arma.
quindi poco e niente in realtà, abbiamo quasi perso anche... Io devo dire che sono forse anche un po' troppo frettoloso, perché non aspetto che mi si abbassi la struttura, anche se la vedo difficile, perché mi raggiunge in questa zona è molto stretta e quindi è difficile che io riesca a sfuggire. Ottimo, e qui ci perdiamo altre 2 vite, perché ci fa sempre piacere perdere un paio di anni di vita a zona. Dai, eccoci, abbiamo perso un altro bel po' di anni di vita. Aspetta, però c'è qualcosa che ci possiamo prendere. Assumiamo cultura e trasformiamole in competenze. Sblocco definitivo? Non ancora, però mi avvio, sto sulla buona strada. 35 anni. Io, scusatemi, non dovevo fare questa cosa. Io secondo me, secondo il mio onestissimo parere da inesperto, però questa barra del focus che non si riempie mai, cioè sto aspettando che si riempano le 2 barre, penso da una vita. Fra poco faccio la spazzata perché non ce la faccio più ad aspettare. Non posso aspettare oltre, se no qua perdo un'altra vita. Comunque, ho appena dimenticato cosa stavo dicendo. Ottimo, stavo per fare il mio predict di come arrivo a fine zona. Mamma mia, ma se ci arrivo, sempre se ci arrivo. Se non arrivo a 90 anni sono costretto a ristartare. Mamma mia, speriamo che c'è un totem per fare il free refill, ma non penso, perché ora l'abbiamo fatto da poco il free refill. Secondo me finisco questa zona a 40 anni. Segnatevelo. Fate i vostri predict, ma secondo me 40 anni. Scrivetelo nel calendario, che qui quando è detto è anche fatto. Ma io spero che ci si arrivi a una fine, penso. Prima o poi spero che sia finita. O ci sono altri 150 boss. Che cos'è qua? Sono queste scritte amazing, fantastiche. Scritture rupestri, scritture di un'altra cultura, di un alto livello. Per chi ne sa, ovvero non io, infatti io proseguo facendo finta di niente, andando contro tutto e tutti, perché nessuno mi fermerà mai, almeno spero. Allora, io penso che stiamo raggiungendo quasi... finalmente un indizio a noi gradito, un po' di lore, che è l'unica cosa... No, è importante la lore, è veramente importante. Apriamo un'altra porta, una di quelle importanti, di quelle imponenti, che ci portano a una zona complicatissima, apparentemente, ma che forse si può risolvere in pochi istanti. E invece no, perché se ne è accorto tantissimo tempo prima che io lo raggiungessi. Ora, come mai a questa barra minuscola? Sono morto. Aspetta, forse no, spazzata, faccio così e recupero un po' di vita. Non è morto. Ok, hai recuperato un po' di vita? No, scherzavo, ragazzi. E figurati se si abbassava il counter ora che l'ho steso. No, dovevo perderne 2, forse 3 anni, ogni tanto mi confondo. Vediamo, mi sa 3 però di anni. 2. Sempre un po' così e così. Allora, mettiamo subito le mani avanti e vediamo come risolvere questa situazione di enorme difficoltà. E io rispetto la meccanica della schivata e della parata e tante altre meccaniche, però vorrei anche io accingermi a togliere un po' di danno a questi ragazzi che mi sfidano, mettono alla prova le mie competenze. Ho fatto un grab che non so come si fa. Sarebbe importante se io lo sapessi, infatti mi sa che prima o poi sarò costretto ad apprendere un minimo di tecnica. Attenzione, stesa, ok, ottimo, siamo messi male a vita, ma c'è tempo per rimediare. Siamo ancora in gareggiata, finché non superiamo una di quelle età che proprio ci danno un altro nerf, ma di quelli pesanti, un miglior punteggio. Good. Zona boss, zona finale. C4, my arms are yours.
Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and feeble. Diciamo, dopo questa vita, penso anche perché a una certa età... Sì, ma guardate la mia vita, guardate imparate. Stai a scuola e si capisce. No, è diventato pure un pazzo furioso, ma come si deve fare? No, ma un pazzo furioso no, però. Cioè, io gli ho tolto tutta la vita, non la barra fra poco... Ho perso, ragazzi. Ed eccoci qui nel secondo tentativo, di nuovo di fronte alla porta del boss di questa zona. Questa volta sono arrivato all'età di circa 28 anni a questo punto del livello, con il counter delle morti ad 1, e quindi non siamo proprio messi tanto bene, però rispetto al primo try, alla prima volta che ho provato questa zona, teoricamente ora non mi ricordo bene, ma dovrei essere messo sicuramente meglio. Spero che non perdo, ho 500 anni di vita e quindi faccio di nuovo game over contro questo boss e spero di cavarmela meglio. Andiamo. Detto questo, andiamoci a godere il boss finale della zona del club. Questa volta rispetto alla precedente dovrei essere molto più avvantaggiato perché ormai conosco più o meno, almeno in minima parte, le sue mosse e dovrei stavolta utilizzare un po' in maniera più saggia la schivata e la parata, almeno mi auguro. Ma da quanto sto vedendo questo boss si riconferma il boss più difficile di sempre che io abbia mai affrontato e credo che dopo di lui ce ne saranno alcuni molto peggio. Allora, riprendiamoci l'arma, che senza c'è rotto. Aspetta, però la spazzata potente ci può essere veramente utile. Ho scoperto che quel potenziamento della barra focus non dava un'altra barra, ma solo una metà barra, e quindi dato che metà barra mi è veramente inutile, oh madonna, si è anche rotta l'arma e ora siamo messi veramente male. Aspetta, però ho visto un bastone di legno. Aspetta, dammi la possibilità di armarmi come si deve. Ah, c'è anche quello. Ecco, e siamo a 2, ragazzi. Siamo a 2, ma finché siamo a 2 va bene. Però non devo perdere un'altra volta entro questa fine fase, se no qua le cose si complicano. Potenziamoci questa abilità che ho comprato appunto durante questa run di questa zona, che secondo me è molto utile, solo che io non ho le 2 barre focus, però meglio se la sblocco definitiva, se no ho sprecato la mia esperienza. Più danni e meno salute, che forse va anche un po' meglio, cioè può andare anche bene in realtà questa cosa, solo che se io riuscissi ad avere la minima possibilità di fare un attacco e una parata, forse gli toglierei un bel po' di resistenza. Allora, io appena ho la possibilità che la barra focus mi permette, e stavo per perdere altri 2 anni, anche di più. Attenzione, fa delle schivate assurde, incredibili, però forse ho capito come devo fare, proprio adesso ho capito. Allora, io ora corro, mi tolgo un po' di aspetta. Va bene, siamo a 3, siamo a 33 in realtà, come l'età del più grande. E bene, riprendiamoci l'arma, che se no qua siamo cucinati, ma in realtà già lo siamo. Ok, 2 schivate gustosissime. Questa vita in meno non lo so in realtà, perché questi danni in più non li noto proprio. Vabbè, che a me i danni poco importano, perché più mi interessa la barra della resistenza. Ottima spazzata e continuiamo così, dai che siamo a buon punto per togliergli tutta la barra per passare alla seconda fase. Almeno scendiamo il counter di 1, che in realtà è anche poco, però va bene così, non possiamo fare altrimenti. Serie di schivate e di cose che non capisco bene. Ok, ancora meglio. Madonna, benissimo. No, non perdiamo proprio all'ultimo. Attenzione. No. Ah, ok, bene. Prima fase risolta. Penso ce ne sono 2. Non sono mai andato oltre la seconda, ma mi auguro che ce ne siano 2.
Ok, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Allora, qua mi serve un'arma che mi sa che non posso per nulla avere. Posso anche interagire, un minimo. Ma gli dirò, sono un fantasma dal tuo passato, anche perché se mi approccio, diciamo, in modo differente, non cambia più o meno nulla. Allora, vediamo un po' come ce la caviamo in questa fase, o se perdiamo come l'altra volta, come nel primo tentativo. Allora, già mi ha tolto 700 metri di barra della resistenza, ora me l'ha proprio distrutta. Mi ha distrutto, ma io penso che, almeno mi auguro che prima o poi si fermi per farmi anche attaccare, ma dubito che ciò accada e quindi devo per forza interagire in modi violenti e poco sicuri. Allora, una bella spazzata, se mi dai almeno la possibilità, anche quando vado nella zona focus, di utilizzare un'abilità, sarebbe gradito. Altri 2 anni persi, siamo a 35, ma è tutto in salita, è tutto in salita. Si può sempre rimediare, siamo a 36. Una brutta età? Non lo so, è ancora presto per dirlo, ma io vedo che siamo ancora in alto mare, quindi finiamo minimo a 50. Questo sarà il mio predict per questo boss. Cioè, già ci ha tolto tutta la barra della resistenza, devo per forza allontanarmi. Ma tanto con un colpo, guarda, me la riempie di nuovo tutta. Eccoci qui. Eccoci di nuovo qui per perdere un'altra bella vita. E andiamo altri 3 anni e poi si passa a 4, perché noi non ci facciamo mancare niente. Allora, ottimo, questa mi è piaciuta come schivata, questa molto meno, questa anche ancora peggio. Ok, questo addirittura la possibilità di fare 3 colpi di seguito mi ha dato. Questa non l'avrò mai più, questa possibilità. Ok, la barra del focus ovviamente sempre 70 anni ci mette per riempirsi, quindi devo dire che capisco che non sto mettendo a segno un colpo, però qualche schivata un po' fatta male l'ho fatta. Ok, spazzata e andiamo così. 2-3 pugni in faccia, un'altra scarica di pugni e continuiamo a schivare e a fare quello che, almeno a cercare di fare qualcosa. Ok, altri 3 anni persi. Calma. Comunque devo dire, sono totalmente svantaggiato. Almeno se era veramente un vero uomo mi avrebbe sfidato senza armi. Invece con più danni e meno salute. Va bene comunque, o meglio, non lo so quanto va bene, anche perché i danni non glieli riesco a fare, quindi forse era meglio la salute che più danni. Però non lo so. Vediamo se riusciamo a mettere a segno 2-3 colpi. Allora, ok, ce l'ha rotta, quindi poco importa, possiamo di nuovo avvicinarci, ma tanto mi sfera altri 2 colpi e guarda, sta prendendo fuoco. Devo dire che questo veramente lo ribadisco, come l'ho detto nella prima volta che l'ho provato, questo meno 5. Guarda, stanno finendo i bitcoin, ne rimangono solo 3. Quando finiscono game over. E quindi sono messo veramente male, perché ora siamo a 45. Il fatto è che ora tengo 5 di counter, cioè ora passo direttamente a 50. No, non posso perdere altre 2 volte. Massimo un'altra volta, ma se no, poi basta. Poi devo vincere. È il momento di vincere. È il momento di giocare sul serio. Non gli dobbiamo permettere di fare niente. Ottimo. E dai che sei alla fine. E dai, e cedi un po'. Lasciati andare, amico mio. Lasciati andare che è tutto in discesa. Vai, dai. Momento, non sappiamo se c'è una terza fase, ma forse no. Sì, ce l'abbiamo fatta e io vi posso anche salutare. E noi ci vediamo in un prossimo video della Garage Inc. Grazie per la vostra attenzione e per essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ringrazio, alla prossima.